Che caprese è se il pomodoro non c'è? Apririno. Questo qua è una passata di pomodoro, ma buona. Quella che comprate, che vi devo dire? Io sono sposato, lo sapete, ma voi che siete liberi, almeno quelli liberi, con questo fate faville? Vi faccio sturbare. Oggi faccio una ricettina buona. Vi faccio una caprese con mazzancolle crude. Sei curioso? E mo ti dico tutti gli ingredienti. Pane, passate pomodoro, origano, quello buono, panna, mozzarella, mazzancolle, cipollotto, limone, aglio e basilico. Quindi oggi ci divertiremo ad usare questo nuovo attrezzo di cucina che è un dispositivo per sottovuoto. E il Bipod, lo conoscete? Io nemmeno lo conoscevo fino ad oggi. Mo scopriamo insieme che cos'è. Ci puliamo le mazzancollette. Noi dobbiamo dargli anche intestino, quindi prima leviamo il carapace, quindi tutti quanto quello che è il guscio. I crostacei non hanno bisogno di essere battuti, non hanno problemi con l'anisakis. Tagliamo qui su, sul dorso, e leviamo l'intestino, perché soprattutto nelle mazzancolle, che non è un crostaceo che è molto di profondità, se tu lo mastichi questo, lo vedi? Si sente come se quando mangi le vongole che ci sta la sabbia. Ecco, la stessa cosa, quindi levalo. Le teste e i carapaci puoi utilizzarle benissimo per fare un bel fondo come quello buono che ci piace a noi. Più è grossa, e la mazzancolla è più grosso anche l'intestino, no? Quindi levatelo, perché ragazzi è un fatto di classe, di eleganza, insomma, no? Senza intestino fate più i fighi, no? E inutile che ve lo dico. Prepariamoci adesso la tartare. Tagliatela piccola. Io sto usando un tagliere in materiale, diciamo, plastico, perché così non impregno il legno del gusto del pesce, perché poi è sempre più complicato toglierlo dal legno, no? Se fai la carne un po' ti dà fastidio, no? Quindi adesso facciamola a tartare proprio. Io la faccio proprio sottile, così. Ecco qua, bella. Non deve essere troppo grossolana, deve essere abbastanza sottile. Almeno io la preferisco, poi io a casa vostra fate come vi pare. Oh. Per me così può andare bene. Mo usiamo il cipollotto. Mi direi, ma che sei matto? Invito una prima volta o uno la prima volta e gli faccio mangiare la cipolla. Non sa la magna, sente solo il profumo, diretta a me. Guarda che famo. Levagli la prima camicetta, così è tutto pulito e perfetto. E lo tagli a pezzettoni così, a pezzettone così. Perché ti dà soltanto il profumo, noi io lasciamo il cipollotto. Mo volevo proprio sfidare a tutti. Pure lo spicchio d'aglio ci voglio mettere. Sempre intero, devi soltanto lasciare il profumo. Tiè, eccolo qua. E mo mettiamo a marinare. E marineremo in sottovuoto. Ma lo sapevi che marinare in sottovuoto ti dà dei grandissimi vantaggi? Subito i profumi, gli aromi penetrano all'interno del prodotto che vuoi marinare. Perché in assenza d'aria questo viene più agevolato. Sarà vero? E mo proviamo, che ne so, mo vedremo. Io l'ho fatto, normalmente l'ho fatto con le buste che si fanno nel ristorante, quindi usando la macchina quella che costa 3.000 euro, usando le bustine di plastica. Però mi state sempre a dire, dobbiamo essere sostenibili, questo qua è il mezzo giusto. Se veramente funziona questo, risparmiamo almeno 5 kg di plastica non riciclabile a testa, perché tutti quei sacchetti che vedete alla fine, quelli là, non si possono riciclare. Ecco qua, guarda il colore del stoglio, è pazzesco, non copre per niente il pesce. L'ho assaggiato, ho fatto una volta con una tartarina con salsa di soia e questo qui era perfetta da Giorgio. Un po' di sale, una bottarella di pepe nero. Ci mettiamo qualcosa che sgrassa? Guarda che bel verdello di limone, solo la parte verde o gialla, non il bianco, così. Insaporiamo bene, mescoliamo bene tutto quanto. Che zacche ragazzi, già mi sembra buono a me questo. Ci metto cipollotto così, l'aglio in questa maniera intero, quindi noi ci avremo soltanto il profumo, nessuno si può lamentare, mamma mia mi riviene sull'aglio, non posso andare al lavoro. Puoi fare tutto quello che ti pare a te, te vuoi pure fare una bella sbaciucchiata. Chiudiamo. Guarda come è fatto bello il coperchio, con una bella guarnizione e poi c'ha questa valvoletta. Guarda qua la valvoletta, adesso è lenta, si muove, vedi? Ta 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 ta. Anzi, si alza pure, guarda, vedi?
Voi ci proviamo, eh. Dove sta il buco? Va posizionato qui sulla valvoletta. Bottoncino, guarda un po'. Non ti sbagli, guarda come fanno, guarda qua. Guarda la valvoletta, vedi la valvola adesso è dura, ha fatto effetto ventosa e questo è chiuso in modo ermetico. Oh, adesso, oltre che a marinarlo, si conserva pure più a lungo, perché almeno il doppio del tempo di una conservazione normale, grazie al sottovuoto e grazie alla assenza di aria. Mo adesso dobbiamo fare il resto, mentre questo si marina. Ti faccio vedere che facciamo. C'ho la mozzarella che mi stava a dire ciao ciao, la taglio a pezzettoni. Prendo un po' di basilico, ecco qua, un po' di panna fresca, metto in infusione il basilico. È come quando fai la crema pasticcera, che ci metti il baccello di vaniglia o la buccia di limone o di arancia. In questo caso ci metti il basilico e ci avrà sto profumo, sta salsetta, la mozzarella. In quest'altra padella, immagina, il gambero è morbido, la salsetta è la salsetta. Vuoi qualcosa che mastichi, che sono le stesse senza denti, stai. Ora ti faccio vedere come si fa. Un goccetto d'olio, uno spicchietto d'aglio che schiacciamo e profumiamo quell'olio. Mo' ci divertiamo col pane però, eh. Allora, questo è croccante già, però se lo rendiamo ancora più croccante non sarà meglio. Tagliato a dadini. Ecco qua. Quindi immaginate proprio quando vi fate la caprese col pane, la mozzarella, il pomodoro e il basilico, ma in più che ci abbiamo messo? E in più ci abbiamo messo, ragazzi, i gamberi, perché abbiamo invitato qualcuno di speciale, qualcuno che ci piaceva tanto, volevamo entusiasmare, volevamo sbalordire. Venite appresso a me, sbalordite tutti. Tolgo il basilico e aggiungete la stessa quantità di fior di latte nella panna fresca. Spegnete, stop. Mo si assesta, riappoggio il basilico così si profuma. Pane. Altro che i crostini che vendono già fatti o con ghiaccio. Questo è uno spettacolo. Adesso ci stanno crostini mediterranei. Beato a te. Ma quando hanno visto quelli? Il basilico vero, l'aglio vero, vai, chi è? Via il basilico e mo dammi una frullata. Il segreto qual è per farla venire? 50 grammi di panna, 50 grammi di mozzarella, 100 grammi di panna, 100 grammi di mozzarella. Facile, facile, facile. E di non scaldare troppo la panna, quindi non deve bollire. La fate raffreddare un pochettino e mettete la mozzarella dentro, come vi ho fatto vedere. Vedete? Sentiamo un po'? È pure buona, sai morire con la mozzarella. Adesso, che caprese è se il pomodoro non c'è? Pure prima. Questo qua è una passata di pomodoro, ma buona, quella che comprate, perché non è più tempo di pomodori, a meno che non usate i pomodori del piennolo, questi qua, e vi fate una salsetta, o se no comprate una bella passata di quella buona e usate quella. Olio, poco poco, Sale, origano secco, ma guarda, questo me lo so sfogliato da solo. Una grattata di pepe, una bella mescolata e assaggiate sempre. Questa è buona pure la pizza, buono. I sentiamo sti gamberi come sono venuti. Per aprire faccio così. Hai sentito? Che figo, raga! È una figata! Adesso si apre subito, vedi come fa? C'è tutto. Ci sta tutto, ci sta. Aspetta, fammi assaggiare, sono curioso, aspetta. Ammazza, oh. Ammazza come si sente di più. Dai, fammi sto lavoretto. Ma avete visto mai usa questo qua? Oggi lo uso. Allora, se incavolava da morire il mio maestro Fulvio Frangelini quando diceva coppa pasta. No, è un tagliapasta. È vero. Adesso io lascio sia l'aglio che la cipolla, che hanno fatto il loro, no? Oh, che è un pezzo solito, ma fai sempre danni, fai. Ecco qua. Noi facciamo i video veri, pure con gli errori, che c'è cascata un po' di panna qua dentro. Guarda qua, sta qua.
E il pomodoro a questo punto tu immagina, no? Sta salsa di mozzarella, no? Che è cremosa, bella grassosa. Ci vuole qualcosa che rompe, no? Tutti i cuoricini facciamo? Questo crumble de pane li facciamo, guarda, così. Oh, mi raccomando, prima di invitarlo o invitarla, scegli bene chi devi invitare, che qua ci sta da fare bella figura, Basilico. Aspetta, un gocciatoio non ce lo mettiamo. Che famo? Se famo guardare, dopo tutto sto lavoro se famo guardare. E questa è la mia caprese di Mazzancollo, ma non si beviamo niente. Aspetta. La bollicina ci sta sempre bene. E massaggiamo. E ci mettiamo pure un po' d'origano secco qua intorno. Guarda che bello. Guarda che piattino che ti ho fatto. Non posso rovinare sto piatto, sennò Camero Puma mi dice, ma hai rovinato il piatto. O faccio entrare il cucchiaio. Tartar, zazzac, buona. Mozzarella. Salsetta di pomodoro e mollichette di pane, yeah. Vai. Ragazzi, che vi devo dire? Io sono sposato, lo sapete, ma voi che siete liberi, almeno quelli liberi, con questo fate faville, dai, alla vostra, in bocca al lupo.